Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Grifo Gamer con Stefano a giocare su Star Rapture nella versione Early Access normale, non più sulla Public Branch Test. Ho ripreso il salvataggio vecchio, l'ho riportato allo stesso livello in cui ci eravamo lasciati nell'ultimo video, quindi se sono passati un paio di giorni in cui non è uscito video di Star Rapture perché ho avuto necessità di riportare il salvataggio allo stesso livello in cui eravamo, perché quello della public branch test non era compatibile con il rilascio dell'update 1 e quindi sono dovuto riportare qua la partita. Dove ci eravamo lasciati? Ci eravamo lasciati che avevamo finalmente trovato il blueprint, non qua, la trovo, avevamo trovato finalmente il blueprint dell'elettronica. Insieme al blueprint dell'elettronica ho trovato anche il blueprint delle valvole e quello dei stabilizzatori, che già avevamo, ma vabbè, anche dei tubi però. E finalmente quindi oggi possiamo andare a fare l'elettronica, abbiamo tutto. Allora andiamo alla Reship Station, la fornace, mettiamo il blueprint, mettiamo gli induttori, mettiamo gli statori, i punti scienza e ci mancano i synthetic silicon, che ce l'ho nell'altra base, qui sono nella base iniziale. Ora li andiamo a prendere, così mettiamo anche gli orbital, no gli orbital, i cargo dispatcher, perché il blocchettino che andremo a fare sarà particolarmente semplice, in quanto gli ingredienti per fare l'elettronica già li abbiamo tutti. Qui abbiamo gli statori, quindi qui ci togliamo gli orbital cargo launcher che non ci servono più. C'è un attimo un piccolo bug mentale. Quanti ne facevamo? 80. 80 al minuto, perfetto. Quindi facciamo 80 statori al minuto, da tenere a mente poi per capire quanta elettronica facciamo in base agli ingredienti che abbiamo. Allora, il cargo dispatcher ne mettiamo uno, dovrebbe bastare. Con 4 lo metto di qui in mezzo, sì, un pochino più su. Ok. Un po' di pavimento. Ok. Qui ci mettiamo un bel binario di livello 2. Così non ci sbagliamo. Allora, tu mi prendi gli statori. Così già inizia a ciucciarmeli. Ho rifatto praticamente più o meno tutto come prima. A numeri uguale identico a come avete visto la base. Uguale identico. Non è cambiato assolutamente niente. Qui ci prendiamo tutto. Ne prendo anche tutte le munizioni. Ora vi faccio vedere perché. E andiamo all'altra base. C'è altro? No. Andiamo alla base dei Synthetic Silicon, ci vediamo di là. Ah, ecco c'è la base del sintetico, è il complesso del sintetico in tutte le sue sfaccettature. Questa parte l'avevamo fatta prima che uscisse la PBT. Questo è il nuovo complesso delle Synthetic Silicon, quello che vedete qui alla mia sinistra. È un pochino infuocato perché quel cappellotto lì, prima il base core qua, era dall'altra parte, ero riuscito a caricarlo un pochino meno, ora invece sta al limite e dovremo aggiornarlo, ma non è questo, ma non è oggi che lo faremo, ecco perché ho preso un po' di munizioni, devo... Ma pensavo che ce ne avevo messe meno. Senti, fa una cosa. Queste che eventualmente possono essere più impicciate in un eventuale futuro scontro, già le carico. Vale.
questo e l'altro dovremo riaggiornarli. Non l'ho fatto, altrimenti non portavo mai più sto video. 600, qui sono 600, va bene. È più o meno uguale a come l'ho fatto prima. Ci sono piccolissime variazioni perché magari ho spostato leggermente un pochino più a sinistra, più a destra, ma ho usato i pannelli di livello 2 giusto per non fare la sfratata dei pannelli, ma è uguale a prima. Nei numeri è uguale a prima. Allora, ora ci prendiamo tanto freddamo. Ci prendiamo tutte le Synthetic Silicon qua. Sicuramente ce ne so avanzate qui dentro. Eccole. Ok, prese anche le ultime. Ma vediamo se mi fa cancella tutto o quando è infuocato gli rompe i coglioni. E quando è infuocato gli rompe. Vabbè. Tanto freddiamo questi. Beh, levamo questi. Levamo i binari. Vedete, è proprio al limite. Anzi, mi sa che l'ha anche passato il limite. Ma se non ho letto male, il limite dei cargo di spaccia dovrebbe essere 300 unità al minuto. Qui ne produciamo 420, quindi siamo un pochino sopra, però... Oh. Siamo un pochino sopra, ma tanto non pensavo di utilizzarle tutte perché ci serviranno anche per altre ricette, ci serviranno anche per altre cose, quindi non mi voglio stuccare tutta la base solo per fare l'elettronica. A carico di space. Qui davanti tempiccia qualcosa, tempiccia qualcosa. Sì, riempiccia. Quindi lo mettiamo de lato. Tirate su però, su, su. Ah, devo aspettare che si fredda. Ok, il base core finalmente si è raffreddato, se no non ti fa costruire finché è infuocato. L'ingresso è di là, quindi lo mettiamo così. Lo so che siamo sopra. Di poco, ma siamo sopra. Ok. Anche qui collegamento col binario a livello 2. Ennaggia me. Non di là non ho scritto quello che è. Vabbè. Ok, fornitura Synthetic Silicon. Conferma. Anche i tubi, perché? Il problema è che dopo toccherà tornare qua a posarli, vabbè. Ci servivano i Synthetic Silicon, comunque dovevo venire, quindi... dovrebbero bastare. Sì, basta. Allora, andiamo a sbloccare la ricetta, ci mancava solo questo. E poi possiamo andare a fare il mini blocchetto dell'elettronica, che sarà soltanto praticamente un blocchetto dove arriveranno le 3 risorse che ci servono, che già stiamo producendo, e farà l'elettronica. Allora, inseriamo a posto. Sbloccata la nuova ricetta. Tanto inseriamo anche qua. Inseriamoci anche i punti. Poi dovremo sbloccare i chemicals. Sarà il prossimo passo, quello di andare a trovare il blueprint dei chemicals. Allora, dove l'ho pensato di farlo? Ma senza stare a mettere 3 cargo dispatcher, uno per ogni ingrediente, lo facciamo di fronte. Pensavo di farlo di fronte ad uno dei 3 ingredienti, visto che
ho già messo i cargo dispatcher di fronte agli statori e alle Synthetic Silicon, viene da sé che faremo un piccolo prolungamento del complesso degli induttori, che è l'ultimo che abbiamo realizzato, quello che ci ha preso tutta la vallata di fronte alla prima base. Scivolatina, recupero stamina. Scivolatina. Ok. Quindi ce l'andremo a fare di fronte scusate, di fronte al complesso degli induttori, che ha avuto una leggerissima modifica, nel senso che, se vi ricordate, in cima, lì dove c'erano tutte le fornaci, ci avevo messo un habitat. Mi sa che di qui mi fa male. Aia. Mannaggia me. Ci avevo messo un habitat a 4 blocchi, ma essendo che ho spostato leggermente i due cappellotti del calcium e del wolfram, si sono sovrapposti e non te lo fa mettere un altro base core dentro l'area di un base core. Quindi si sono sovrapposti, mi coprono tutta l'area. Vabbè, ora di qui dopo ce la farò una casetta, ma quando sblocco quelli larg, sì, quelli large. Ma per il resto, come vedete, il complesso è identico. Laggiù facciamo i tubi con tutto quel titanio, qui facciamo la Wolfram Powder e i Wolfram Wire, lì facciamo le Calcium Sheet e qui le due file di fornaci. La prima, quella più dietro, per fare le ceramiche, quella davanti che fa 120 induttori al minuto. E anche qui questi li possiamo togliere, perché la missione con la Griffith l'ho finita, non ho riscattato i Warbonk Shidava, ma vabbè. Allora, l'elettronica si fa nella fornace. E come si fa l'elettronica? Vediamo subito la ricetta. Allora, da due Synthetic Silicon, un induttore e uno statore, abbiamo un'elettronica ogni 5 secondi. Quindi significa che da 24 Synthetic Silicon, 12 induttori e 12 statori facciamo 12 parti di elettronica al minuto. Noi abbiamo 120 statori, 120 induttori e 420 Synthetic Silicon. Se mettessi 10 fornaci, mi stuccherei tutti i statori, tutti gli induttori e neanche, sì, circa la metà delle Synthetic Silicon per fare 120 elettronica al minuto, che non sarebbe male, ma io farei la metà, ne farei 60 al minuto. Se proprio poi ci serve, vedremo, abbiamo la possibilità di poterlo ampliare, però se no in questo modo io mi pulisco tutta la produzione di statori, tutta la produzione di induttori che abbiamo prodotto. A meno che, sai che ci facciamo? Per ora mettiamo 10 fornaci che ci producono a stecca l'elettronica, facciamo tutte le missioni che ci richiede l'elettronica. Poi, se ci servono più induttori, se ci servono più statori, togliamo un pochino di fornaci dell'elettronica, quindi consumeranno un pochino in meno, o vedremo se starà particolarmente ferma. Se no, comunque ne togliamo un po', le dimezziamo anche. Da 10 possiamo passare tranquillissimamente a 5, nessuno ci mena se togliamo un po' di roba. Ma così almeno l'elettronica, che ora ce la richiedono, se non sbaglio, in ben 3 corporazioni, ce la facciamo a stecca e le mandiamo avanti tutte e 3 insieme. Sì, a me piace di più. Quindi mettiamo 10 fornaci che ci consumano tutti i statori, tutti gli induttori, la metà dei Synthetic Silicon, ma almeno facciamo 120 schede di elettronica al minuto. Mi piace. Mi piace. Yemenamo forte, che è ora di accelerare. Di qui davanti ora ci mettiamo 2 file da 5 fornaci, secondo me viene più carino e più ordinato. Queste sotto, guardate quanto cavolo prende, 10 mi serve ancora più spazio, ho i due binari dei tubi, quindi no. Ma ci prendiamo almeno 4 spazi dietro, per sta tranquilli. Ok, così. Qui va la prima, poi
2 di qua. E 2 di qua. Ha messo preso più spazio perché di qui dietro ci devono andare i cargo receiver. Allora, la prima fila viene qua. La seconda stiamo alla stessa altezza? Sì, quindi mi servono 4 spazi. 1, 2, 3 e 4. So 4, ok, 1 per le uscite e 3 per gli ingressi. E mettiamo le altre 5. Ok. No, speriamo che di qui dietro, se no devo alzare sto binario. Speriamo che di qui dietro mi centrino i 2 cargo receiver. Sì, così. Perfetto. Credo che usando lo spazio anche per mandare le risorse dietro. Perché? No. Ora ci sono da mettere un po' di rail connect. Allora. La prima linea è quella che viaggia bassa. No, ma davvero? Non mi fa questo. Ma se mi voglio risposta a tutto, devo fare così. I più bassi sono questi. Anche se non è che mi fa impazzire la cosa. Poi, qui. 2. No, blocca. 2 livelli sopra. Abbassiamo anche questo, allora. Perché Z funziona quando cavolo gli pare da lui. E di qui 2 ancora più alti. Sti perticoni proprio. Non è che mi sconfinferano tanto, eh. Però come si dice, se altro non c'è. Con la moglie si va a letto. E quindi. Ok. E le uscite. A questo punto me le ripiglio, almeno sono sicuro. Come da l'altezza dei default. Mettiamo l'altezza dei default. Sì, mi faccio viaggiare di qua, quindi non ci dovrei avere problemi. Mi faccio uscire di qua. Non mi dovrei entrarci. E sono lontano. Mannaggia. Vediamo il connect. Ok. E queste sono le uscite. Allora. Ma colleghiamo tutti i bus. Le linee principali di bus le facciamo come sempre del livello 2. Mentre quello che andrà dentro, anche se da 100, se due, come si dice? Anche se 2 ingredienti su 3 so al massimo 120. Comunque la linea del principale del bus delle risorse, proprio per politica aziendale, la faccio sempre al massimo. Olè, e abbiamo fatto. E la stessa cosa anche sulle uscite, anche se proprio la somma di tutte e 10 le fornaci al massimo ci fa 120, vale lo stesso identico principio. E livello 1 tutto il resto.
Ok, ho dovuto fare questa modifica qua sulla linea principale di quelli più bassi. Non in faccia così, dritto per dritto, perché gli dava noia questo qua alto. Non so perché. Eppure c'è 4 di dislivello. Vabbè, vi faccio passare così. Non sono propriamente spettacolari, bellissimi da vedere. Però, piuttosto che risposta ora tutto, faccio andare bene sta modifichina. No. E qui le uscite. Perfetto. Che abbiamo detto di mandare di là. Ok. Anche di là lo mandate di là. Perfetto. Sì. Ma qua, a dire la verità, potrei fare... Scusate. So 5, quindi questa. E questa. No. Possono andare di qua. Si riuniscono tutte in mezzo. Ok, si riuniscono tutte qua e metteremo gli orbital cargo launcher. Qui l'unica cosa che dobbiamo fare per fare i fan verso un po' più umano è mettere il support così, così. Olè. Perfetto. Allora, ora dobbiamo decidere. Diciamo che questi sono i Synthetic Silicon. Questo sta dietro, quindi li farei passa sopra. Questi quelli che farei passa più bassi. Quindi qua. Me lo fai il giro stretto stretto? Sì, che lo fai. Quindi questo qua. E quest'altro invece mettiamo rail support a questa altezza qua. Su questa linea, uno indietro, a posto. Vieni qua. E vai lì. E questo dovrebbero essere Synthetic Silicon. Questi invece sono gli statori che facciamo viaggiare al livello superiore. Così però, su st'altro passo. Li posso mettere anche direttamente qua. Ma qua le lo metti sicuro. Così. Livello 2. Escono da qua. Tu vai di qui. Ok, non ti impiccia. Stessa altezza. Ma uno indietro. Uno e due. Ok, binari livello 2. E Ale. Ci sono rimasti gli induttori. Che li facciamo uscire. Gli induttori, quindi dobbiamo fare una piccola modifica. Qua, questo non deve andare così. Ma deve andare dall'altra parte. Così. E la stessa cosa di qua. Questi due devono andare
dell'altra direzione. Così. E così. Quando arrivo qui in fondo, allora mi ci vuole un raid connect, raid support qua. Vabbè, più alto non mi viene. Ce lo fa andare bene, dai. Da qui va qui. E da qui va qui. E la stessa cosa di là. C'avevamo lo spazio. Ah, ah, qui faremo un collegamento diretto. Speriamo che viene. Ma sì, dai, pensavo peggio. Pensavo peggio. Va bene, va bene. Mettiamo 4 pavimentini. Perfetto. Qui davanti adesso ci mettiamo uno storage depot. Dovrebbe essere centrato. Sì. A posto. Sì, è tutta coperta la zona, va benissimo. Quindi ci posso tranquillissimamente mettere 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. E ci mettiamo rail connect. Uno sì, uno no, uno sì, uno no. Così. Livello 2 al centro. E livello 1 qua. E l'ultimo collegamento lo facciamo all'ultimo. Perfetto. Allora. Cominciamo da cargo receiver. Allora, io qui voglio... istatori. A posto. Qui voglio le synthetic silicon. E intanto iniziano ad arrivare. E qui mettiamo elettronica, elettronica. Mettiamo tutte le ricette. Tutte. È una. Ctrl C, Ctrl V. Ancora non me l'hanno messa, Magia. E elettronica. Elettronica anche. Ah, qui ce l'ho messo. Elettronica anche qua. Allora, tu volevi chemicals, la Selenium voleva l'elettronica. Vai. Ah, gli impeller pagavano meglio. Vabbè, pazienza. La Griffith vuole l'elettronica. Ah, hanno solo due. E allora facciamo anche di qui per la Selenia, di qui per la Selenia, di qui per la Griffith. Per la Selenia, di qui per la Selenia, Griffith, Griffith e Griffith con l'elettronica. A posto. Questo ci è rimasto solo a fare il collegamento elettrico. Speriamo come basta la corrente. Perché il collegamento si reggerà tutto su sto binario. Poi. E non basta la corrente. Mettiamoli qua, che c'è spazio. Ok, uno. Non te ne basta uno. A due sì.
A posto. Gli induttori iniziano a venire. Ma dovrebbero iniziare a arrivare anche i droni degli orbital cargo dispatcher e gli orbital cargo receiver. Guardate come è ripartito tutto, che era fermo perché era tutto pieno, guardate. Eccoli qua. Da una parte gli statori e da una parte le synthetic silicon. E dovremmo iniziare a vedere l'elettronica cache. Sì, sì, adesso ti faccio mangiare. Non avevo fretta. Sono tutte luci verdi, quindi mo dovrebbe partire. Ma... ma Stefano mica è normale. Mannaggia. Che cazzo di collegamento ha fatto? Qua. Adesso esce l'elettronica. Scusate. Piccolo errore di sbaglio. Ed ecco l'elettronica che si accumula. Adesso tempo tecnico che si sgolfa. Sì, qua già si è sgolfato e fa subito. Ok. Qui possiamo mettere il collegamento agli orbital cargo launcher e via che partono anche altre missioni per l'elettronica, per le missioni della Griffith e della Selenia. Quindi ormai... No, sì. Tutto sto complesso, tutta sta vallata, ci siamo impegnata per l'elettronica, perché lì abbiamo gli statori, qui abbiamo gli induttori che utilizzano metà calcare, metà wolfram, tutto il titanio per fare gli induttori che servono a fare l'elettronica. Tutto sto buscio di culo andasse a trovare anche sto blueprint. È finito qua. Per fare sta roba qua. Quindi inizia a prendere piede sempre di più la mia nuova strategia per quanto riguarda mandare avanti lo sviluppo tecnologico sul pianeta, non facendo un unico mega complesso partendo dai minerali per arrivare a fare tutto in un unico complesso l'elettronica, ma grazie a Cargo Dispatcher e Cargo Receiver ci siamo fatti nelle location più opportune gli ingredienti per fare l'elettronica in modo da sfruttare al massimo e con la maggiore efficienza le risorse presenti e grazie al trasporto dei droni possiamo fare l'elettronica in un posto ancora differente con un semplice blocchettino composto soltanto dalle fornaci finali o comunque dal produttore finale. E credo che sia la strategia migliore per mandare avanti, terminato la prima parte, la parte più facile del gioco, da metà gioco in poi credo sia la strategia più efficace per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico su Star Raptor, o almeno voglio provare a fare così e vedere se è effettivamente la strategia più efficace. E dalla valle dell'elettronica di Star Rapture è tutto ragazzi, direi di terminare qui questo video, grazie di essere arrivati fin qua, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like al video per supportare la serie e il canale, attivate la campanellina per non perdervi le prossime uscite su Star Rapture e sugli altri giochi presenti sul canale, in descrizione al video trovate i link dei miei social Facebook ed Instagram, grazie ancora ragazzi, buona giornata e alla prossima. Ciao!